Benvenute e benvenute. Oggi parliamo di un confronto che più di ogni altro sta definendo il nostro presente e il nostro futuro, quello tra intelligenza artificiale e intelligenza umana. Da una parte abbiamo la potenza del calcolo, dall'altra l'esperienza della coscienza. Cerchiamo di capire insieme cosa le rende diverse e perché questo è così importante. E pensate che tutto, ma proprio tutto, parte da una domanda apparentemente semplice. Una domanda che un pioniere come Alan Turing si pose più di 60 anni fa. Le macchine possono pensare? Sembra facile, vero? Eppure è una domanda così potente da aver innescato l'intera rivoluzione a cui assistiamo oggi. Ok, allora, per entrare nel vivo di questo confronto dobbiamo fare un passo indietro e partire dalle basi. Quindi, la prima domanda è: che cos'è esattamente l'intelligenza artificiale? E soprattutto, cos'è in grado di fare oggi nel concreto? Allora, il punto fondamentale da capire è questo. L'intelligenza artificiale non è solo un programma che esegue comandi. No, è molto di più. Parliamo della creazione di sistemi che sono in grado di imparare in autonomia, di adattarsi. In pratica simulano alcuni dei nostri processi mentali per fare cose che, fino a poco tempo fa, pensavamo potesse fare solo un essere umano. E attenzione, perché questo non è successo dall'oggi al domani, c'è stato un lungo percorso. Come vediamo qui si parte dalle idee visionarie degli anni 50 per poi passare a tecniche come il deep learning negli anni 80, che è in sostanza la capacità delle macchine di imparare analizzando una quantità enorme di esempi. La vera, incredibile accelerazione però l'abbiamo avuta negli ultimi anni, grazie a una combinazione pazzesca di 3 fattori. Una marea di dati, i cosiddetti big data, processori grafici potentissimi e algoritmi sempre più intelligenti. E i risultati, sono a dir poco sbalorditivi. Oggi un'intelligenza artificiale può capire quello che diciamo, può imparare dai propri errori, sa pianificare strategie complesse e risolvere problemi che ci metterebbero in crisi. Riesce persino a percepire l'ambiente intorno a sé e a interagire con esso, tutte abilità che solo qualche decennio fa erano pura fantascienza. Bene, fin qui abbiamo visto cosa l'IA fa, ma ora la conversazione si fa più profonda, quasi filosofica. Cosa è veramente un'intelligenza artificiale? Stiamo parlando di una nuova forma di intelligenza, di una coscienza, oppure è solo una simulazione incredibilmente sofisticata? È qui che il dibattito diventa davvero affascinante. E questa slide, guardate, ci mette di fronte a 2 posizioni opposte, incarnate da 2 veri e propri giganti del settore. Da una parte abbiamo Geoffrey Hinton, considerato uno dei padrini dell'IA, che ci mette in guardia. Teme che un'intelligenza artificiale possa diventare così potente da sfuggire al nostro controllo. Dall'altra parte, invece, c'è Federico Faggin, l'italiano inventore del microprocessore, che traccia una linea netta, invalicabile: la coscienza. Per Faggin il pericolo non è la macchina che si ribella, ma l'idea, l'illusione che noi possiamo replicare l'essenza umana e finire per dimenticarci chi siamo. E sentite bene il punto di Faggin, perché è davvero dirompente. Lui dice che la coscienza non è un software, non è un effetto collaterale di circuiti supercomplessi. No, è una caratteristica fondamentale della realtà, come lo spazio e il tempo. E noi, esseri umani, siamo parte di questa realtà cosciente. Una macchina, per quanto potente, potrà sempre e solo calcolare, non potrà mai sentire, non potrà mai essere cosciente. Per capire meglio questo concetto c'è un esperimento mentale geniale, quello della stanza cinese. Immaginate questa scena: una persona è chiusa in una stanza, non sa una parola di cinese, però ha un manuale enorme, pieno di regole che gli dicono: se ricevi questo simbolo rispondi con quest'altro. Dall'esterno chi manda i messaggi in cinese avrà l'impressione di parlare con qualcuno che capisce perfettamente la lingua, ma dentro la stanza c'è solo una persona che sposta simboli, senza capire assolutamente nulla del loro significato. Ecco, per molti filosofi l'IA è proprio questo, una perfetta, incredibile simulazione, ma senza alcuna comprensione reale. Ok, questi dibattiti filosofici sono fondamentali, senza dubbio. Ma ora torniamo con i piedi per terra. Come sta cambiando il nostro mondo, oggi, a causa dell'intelligenza artificiale? Vediamo qual è il suo impatto concreto. Ecco, guardate questo numero, 83%. È un dato che parla da solo. Significa che la stragrande maggioranza delle aziende oggi non vede più l'IA come un esperimento o una cosa per pochi, ma come un elemento centrale, una priorità strategica. È diventata un motore indispensabile per l'economia globale.
E i vantaggi concreti? Beh, sono sotto gli occhi di tutti. L'IA automatizza compiti ripetitivi riducendo gli errori, fa schizzare in alto la produttività, aiuta a prendere decisioni migliori analizzando dati in tempo reale, offre assistenza ai clienti 24 ore su 24. Insomma, sta letteralmente ridisegnando il modo in cui le aziende funzionano. Ovviamente, quando una tecnologia corre così veloce, si porta dietro delle sfide enormi, soprattutto etiche. E le domande sono complesse. Come facciamo a essere sicuri che gli algoritmi non siano pieni di pregiudizi? Se un'auto a guida autonoma fa un incidente, di chi è la colpa? E come possiamo creare delle regole per assicurarci che questa tecnologia venga usata per il bene di tutti? Sono questi i grandi temi su cui oggi ci si sta interrogando. Bene, siamo quasi alla fine del nostro percorso. Abbiamo visto cos'è l'IA, cosa fa e quali sono le sfide che ci pone. Adesso proviamo a tirare le somme. Qual è la sintesi finale di questo grande confronto? Ecco, forse la cosa più importante da portarsi a casa è questa. Non è una gara, non si tratta di stabilire chi è più intelligente. Si tratta di riconoscere che siamo di fronte a due forme di intelligenza completamente diverse, che operano su due livelli distinti. Non sono una migliore o peggiore dell'altra, sono semplicemente diverse. In definitiva, potremmo riassumere così. L'intelligenza artificiale è uno strumento di una potenza inaudita, imbattibile nel calcolo e nell'analisi. Ma l'intelligenza umana? Beh, quella resta il regno della coscienza, della creatività, della capacità di dare un senso e uno scopo alle cose. L'una è calcolo, l'altra è comprensione. Ed è proprio questa, forse, la distinzione fondamentale da tenere a mente. L'una è uno strumento, l'altra è l'esperienza. Grazie per aver seguito con noi questo viaggio nel cuore di uno dei confronti più importanti del nostro tempo.